Ciao a tutti, concludiamo l'esame di maturità del 2018 con il quesito numero 10. Partiamo come sempre dal testo. Determinare quali sono i valori del parametro k appartenente all'insieme dei numeri reali per cui la funzione data è soluzione dell'equazione differenziale. Bellissimo, l'equazione differenziale, come vedete, è un'equazione dove le variabili coinvolte sono la derivata seconda, la derivata prima e la funzione stessa. Quindi per poter risolvere questo esercizio basta calcolare rispettivamente derivata prima e derivata seconda. La derivata prima di questa funzione abbiamo un esponenziale. La regola di derivazione ci dice che la derivata di e alla è e alla per la derivata di questo esponente. La derivata di kx più 2 fa k, quindi scrivo 2k e alla lo ricopio. Poi dobbiamo fare la derivata seconda, ovvero la derivata prima di questa funzione. Allo stesso modo k lo porto davanti, quindi viene 2k alla seconda e alla lo ricopio. Ora che abbiamo trovato la derivata prima e la derivata seconda, basta andare a sostituire questi valori all'interno dell'equazione. Si tratta quindi di risolvere questa equazione qua. Non vi spaventate, sembra difficile, in realtà io noto che a tutti e tre termini dell'equazione appare e alla, ma e alla qualcosa è sempre diverso da 0 per le proprietà delle potenze, quindi posso mandarlo via. Rimane 2k alla seconda meno 2 per 2 4k meno 6. Dividiamo tutto per 2 così si semplificano i calcoli e ho ottenuto così un'equazione di secondo grado nell'incognita k. Andiamo a applicare la formula risolutiva ridotta, perché qui mi rendo conto che il coefficiente è pari, quindi posso utilizzare la formula ridotta per trovare le due soluzioni. Una soluzione la trovo con il più e l'altra con il meno. Ottengo k uguale 3 e k uguale meno 1. I valori di k affinché questa funzione di partenza sia soluzione dell'equazione differenziale sono 2. K uguale a 3 e k uguale a meno 1. Abbiamo così concluso tutti i quesiti dell'esame di maturità del 2018. Se volete altri video sull'esame di maturità, cliccate sul bottone mi piace, così nei prossimi giorni ne caricherò di altri. Se vi va, lasciate qui un commento per dirmi come vi state preparando al grande giorno. Io sono curiosa e soprattutto altri, leggendo i vostri commenti, potrebbero trarne profitto. Io vi auguro buono studio e vi ricordo che se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.